Ciao ragazzi, questo è uno di quei casi in cui serve un bel nelle puntate precedenti. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo nel Western Australia, siamo arrivati alla fine di questo capitolo, quindi abbiamo scritto l'annuncio di vendita dell'Orietta. Intanto ci avete chiesto, ma perché non ve la tenete Orietta? Tenetela lì. Ecco la Orietta che se ne va, c'è Paolo sopra insieme perché sta provando la macchina, la prima ragazza. Secondo test per la Orietta, un'altra ragazza sta provando la macchina adesso. Ha già bloccato per domani mattina un'ispezione di un meccanico. Eravamo rimasti così e riprendiamo proprio da questo punto. L'ispezione ci sarà? Cosa dirà il meccanico? L'ansia sale, ma non abbiamo tempo per stare troppo a rimuginarci perché dobbiamo anche organizzarci per la prossima tappa del viaggio. Buongiorno ragazzi dall'Australia. Allora, noi siamo lasciati nell'ultimo video con un punto interrogativo perché la ragazza che vuole comprare Orietta ci ha chiesto di fare un'ispezione con un meccanico e questa ispezione doveva essere stamattina. In realtà poi è saltato tutto perché il meccanico non era disponibile e quindi stamattina noi cerchiamo di infilare qualche altro appuntamento che al momento non abbiamo e nel frattempo poi sistemiamo diverse cose perché ci stiamo già un po' preparando per quello che sarà il dopo, quindi dobbiamo riorganizzare tutto, dobbiamo buttare delle cose, dobbiamo anche organizzarci appunto con gli zaini. Per esempio abbiamo pensato magari di comprare uno zaino diverso per viaggiare, abbiamo alcune altre cose ancora da sistemare. Insomma ragazzi, non ci si annoia assolutamente. Questo è il parcheggio dove abbiamo dormito stanotte, è un parcheggio splendido ragazzi perché siamo proprio a 2 passi dal centro di Cottesloe, c'è il mare da quel lato, siamo di fronte a questo parco. Questo in realtà è un campo da rugby e quindi le persone vengono qui a giocare, ad allenarsi. Infatti là ci sono gli spogliatoi con i bagni aperti e devo dire che ragazzi si sta anche all'ombra per un bel pezzo della mattina, così praticamente quando arriva il sole non siamo, diciamo, non ci cuociamo al sole la mattina. Buongiorno ragazzi, io sono ancora bella spatusciata qui nella macchina, ho dormito bene stanotte con la copertina, faceva anche bel fresco. Che bei spatusci, Mi partono tutti anche. Che belli stamattina, un po' elettrici. Comunque la ragazza non è che ha rinunciato a comprare la macchina, solo che il meccanico aveva questo problema oggi, non poteva assolutamente, quindi ci ha chiesto domani mattina. Noi le abbiamo detto che lasceremo la macchina comunque in vendita, l'annuncio rimarrà in vendita perché nel caso lei non volesse comprarla noi vogliamo comunque avere altre opzioni. Fatto sta che comunque in realtà veramente la ragazza è molto interessata, che proprio questo è il punto, quindi dai, ci speriamo. Ci sta preparando per andare, intanto Angela in bagno, e vi racconto questa cosa che è un bel trick per risparmiare un sacco quando si compra soprattutto elettronica. C'è questo negozio che si chiama JB Hi-Fi qua in Australia che ti permette di fare il match price. Cioè, faccio l'esempio, vuoi comprare un cellulare, lo trovi online a $300 e invece questo JB Hi-Fi lo fa a 400. Puoi scrivere a JB Hi-Fi e dire io ho trovato questa offerta per questo stesso articolo online su questo sito australiano a $100 in meno, e loro praticamente fanno il controllo di questo link e ti fanno una controfferta che spesso è esattamente il prezzo che hai trovato tu online. Quindi spettacolare questa cosa perché eviti eventualmente di fare tanti chilometri oppure di dover aspettare di ricevere l'articolo che hai trovato online e andare direttamente da loro ad un prezzo super vantaggioso. Quindi questo è un modo incredibile per risparmiare molto quando devi comprare qualcosa. Noi oggi in realtà compriamo soltanto una piccola micro SD, quindi abbiamo risparmiato tipo $10, però ecco, vale anche per articoli molto più costosi. Questo è un negozio che praticamente è un negozio di elettronica come ne conosciamo tanti. La cosa particolare è che qua addirittura è tutto scritto a mano, cioè sembra un po' di un'altra epoca questo negozio. Adesso noi andiamo a ritirare quello che abbiamo comprato online. Come negli Stati Uniti, qua in Australia si può pagare per avere una targa della macchina personalizzata, e questo è molto interessante ragazzi. La targa
Super Saiyan. Cambio scenario, abbiamo preso la metro visto che ci sono ancora i mezzi gratis e stiamo andando in centro città per la seconda commissione di oggi, cioè lo zaino. È più comodo in realtà prendere i mezzi che andare con la macchina perché devi pagare i parcheggi, è un casino, insomma non siamo più nella parte festiva in cui c'erano i parcheggi gratis o costavano poco, quindi abbiamo parcheggiato al solito posto e ci siamo messi sulla metro al fresco. Questa è la stazione centrale di Perth, molto grande ma rimane abbastanza tranquilla. Adesso andiamo un attimo in bagno e poi siamo in centro. Prima di andare alla ricerca dello zaino però vogliamo fare un'altra cosa e passiamo in mezzo a questa galleria che è praticamente un antico centro commerciale fondato nel 1927, 3 piani di negozi. Adesso però è una bellissima galleria e ci sono anche tutte queste vetrine qui a lato e qui ritroviamo delle vecchie conoscenze, cioè gli gnomi di Gnomesville. Vi ricordate quando siamo andati con Silvio e Monica a cercare lo gnomo di Monica? Uno dei primi posti dove siamo sì, stati in mezzo al bosco lo gnomo. Comunque è bellissima con tutte queste lucine questa volta qui e ci sono tutte queste vetrine dai lati che ti mostrano le bellezze del Western Australia e infatti i quokka. Ci sono anche negozi antichi di alto livello e addirittura qua vendono i cilindri stile Zio Paperone, questi cappelli come una volta, infatti ci sono tutte queste immagini in bianco e nero dietro e poi tante altre cose. Qua c'è comunque un richiamo all'oro, cioè alle ricchezze del Western Australia. Alla fine della galleria si sbuca dall'altro lato e c'è la Trinity Church, che è questa chiesa in mezzo ai palazzi che in realtà a quanto pare è diventata un ristorante perché c'è la lunch room. Guarda, qui fuori c'è pure il menù, vedi tè, caffè. Siamo arrivati nella zona di Perth che si chiama Elizabeth Quay, che è questa zona dove ci sono questi grattacieli alti, ma c'è anche soprattutto il porto per attraversare il fiume. Da cui partono dei traghetti che ti portano dall'altra parte, e è quello che stiamo per fare noi, quindi attraversiamo il fiume Swan con questi traghetti che fanno parte dei mezzi pubblici della città. Quindi siccome tutti i mezzi sono gratuiti in questo periodo, anche il traghetto è gratis. Se invece si vuole fare un'avventura più stile Venezia c'è anche la gondola volendo e ci sono i prezzi $75 a persona per 30 minuti di crociera sulla gondola. C'è un traghetto ogni quarto d'ora e questa è la gente che c'è sulla barca in questo momento praticamente semivuota e questa invece è la vista fuori. Adesso stiamo passando sotto questo ponte pedonale. E siamo già arrivati, in 10 minuti proprio si arriva dall'altra parte. Quando si sbarca dal traghetto ci si ritrova in quello che si chiama South Perth, cioè il quartiere sud della città, e appena tu arrivi ci sono le statue giganti di questi animali che sono gli animali australiani, e qui in particolare c'è una statua di un cigno nero, perché il nome del fiume appunto Swan significa cigno. Questo nome gli è stato dato dal primo esploratore olandese alla fine del 1600, quando è arrivato qui e ha trovato una colonia di cigni neri di cui non si sapeva assolutamente l'esistenza in Europa. Questa cosa l'ha scioccato così tanto da dare il nome al fiume. Questa invece è una enorme statua del mitico Clamidosauro, e cioè il lucertolone tipico dell'Australia, della Papua Nuova Guinea. È il lucertolone quello con il famoso collare che fa si può trovare in pochissimi posti del mondo. E Angela mi abbraccia l'emu, siamo particolarmente legati al mitico emu. Sì, ne abbiamo visti un sacco, sono sempre super divertenti da vedere, così che si muovono lenti, poi partono di corsa. Ne abbiamo visti tanti in Western Australia e devo dire che sicuramente gli animali che abbiamo visto in questo stato sono la cosa che ci ricorderemo di più tra emu, canguri, wallaby, koala, tutti li abbiamo visti. Questa invece è una statua del Nambat, che è un animale che non avevamo mai sentito nominare perché è in via di estinzione. Ci sono solo 2000 esemplari in tutto il mondo e sono qui in
Western Australia, è un marsupiale ma si nutre di termiti e quindi ha bisogno della luce del giorno per andare a mangiare. Siccome c'è il riscaldamento globale, fa molto caldo, per lui è diventato difficile, sempre più complicato riuscire ad avere il tempo necessario per mangiare con la sua linguetta tutte le termiti. Può arrivare a mangiarne 20.000 tutte insieme. Ma c'è un altro animale che vive proprio qui, a cui non hanno ancora dedicato una statua, anche perché ci sono stati degli episodi di attacchi importanti, ed è uno squalo, un esemplare solo, che vive addirittura in questa zona, proprio nel fiume, e quindi vive a metà tra acqua dolce e salata, quindi non si può stare tranquilli neanche a fare il bagno nel fiume. Cioè, una cosa incredibile, ed è proprio famoso perché si aggira qui attorno tranquillamente, dove si prende il traghetto, dove si fa il bagnetto, è proprio di fronte al centro di Perth. Su questa costa c'è un enorme parco e da qui si ha tutta la vista sul centro di Perth, su tutto lo skyline, quella zona che è chiamata CBD, cioè Central Business District, praticamente il quartiere degli affari, dove ci sono gli uffici delle principali aziende. E si torna indietro, questa volta traghetto privato, perché ci siamo solo noi per tornare. Adesso quello sfondo è questo. Nuovo zainetto in arrivo, l'abbiamo trovato qui al Kmart, ce ne sono un sacco di diverse dimensioni. Alla fine abbiamo detto, adesso che ripartiamo abbiamo bisogno di uno zainetto dove possiamo mettere qualcosina in più, un po' per alleggerire quello principale che effettivamente pesa, perché c'è tantissima roba da mettere lì. Con questo ci mediamo un po' di più, bilanciamo un pochino i pesi, diciamo. Questa è una via di mezzo, è un po' più grande di quello che avevamo comprato in Vietnam, che purtroppo ha fatto una brutta fine, nel senso che già le zip si sono rotte tutte e due. Sì, è proprio poi pessimo. È durato pochissimo. Questo invece è un pochino più grande, quindi passiamo a questo qui. Non è enorme, però ci stanno le cose tipo il computer, il drone, le cose informatiche. Esatto, mettiamo le cose informatiche da questo lato e poi ci avanza addirittura tutto questo scompartimento dove possiamo mettere un po' di felpe, anche per alleggerire quell'altro che in realtà è bello pieno, proprio spinge tanto. La cosa principale però è che ci serve un altro zaino per viaggiare in aereo, perché non abbiamo comprato i bagagli in stiva per il prossimo viaggio, per il prossimo volo, e quindi abbiamo bisogno di 2 zaini che stiano sui 10 kg e in certe dimensioni, e con questo praticamente risolviamo il problema. C'è scritto un ragazzo che vuole vedere Orietta, quindi adesso stiamo tornando indietro, in una mezz'oretta siamo al parcheggio, vediamo come va. Eccola Laurietta, altro test oggi, questa volta però non è una ragazza ma un ragazzo, quindi cambio, solo che già mi sa che non è proprio molto convinto perché non è sicurissimo di prendere una macchina così, nel senso che è indeciso tra una macchina come questa, quindi piuttosto economica, su cui eventualmente montare una tenda sul tetto perché farà una parte del viaggio con un suo amico, quindi vorrebbero la tenda sul tetto ma l'altra metà la fa da solo, oppure prendere una macchina già più grossa e già con la tenda sul tetto, quindi questa è l'altra opzione. Quindi oggi provava questa macchina, però la convinzione non era molta, diciamo. Questa è una macchina che va bene per chi magari vuole stare sia in città che usarla per il campeggio. Se la usi solo per il campeggio, in tanti preferiscono più grosse e con le tende sul tetto, anche se parere personale la tenda sul tetto non so. Niente, il ragazzo non era per niente convinto, ho una brutta sensazione, anche se mi ha detto ti faccio sapere. Ecco, ti faccio sapere che poi sono un no, come un poi vediamo, insomma. Sì. Stiamo cercando di terminare tutti gli ingredienti che abbiamo in macchina e quindi siamo fatti questi conchigliazzi con zucchine e olive, quindi che belli che sono venuti, bravo. Gli ho messo un po' d'olio anche perché dobbiamo finire tutto, quindi vedi che alla fine si usano un sacco di ingredienti e le cose magari vengono un po' meglio. Mi faccio così e come versi? Ma stai registrando? No. Sì. Very good. Dopo una bella magnata, ragazzi, si può ragionare molto meglio. Comunque noi stavamo proprio pensando all'argomento tenda sul tetto. In effetti noi non siamo mai stati dei grandi fan di questa soluzione, però chiaramente per il futuro uno ci pensa, ci ripensa, vede un po' come gira. Però qua in Australia effettivamente si è confermata, sono confermati i nostri dubbi, perché se uno vuole passare un po' inosservato, sia per quanto riguarda i passanti o la polizia, o se si vuole dormire in parcheggi pubblici, insomma tirar fuori una tenda in un parcheggio pubblico
pubblico enorme sul tetto, insomma praticamente stai dicendo ehi, sono qui, venite da me. Anche la questione sicurezza non mi ha mai convinto al 100%, perché secondo me un conto è dormire dietro un pezzo di tela e un conto è dormire dentro una macchina come si deve, con tutti chiaramente i pro e i contro del caso, perché poi all'interno della macchina magari ci è capitato di soffrire un po' troppo il caldo, per esempio. Quindi vabbè, sono tutte cose da valutare, ma nelle valutazioni noi siamo pro, diciamo, macchina. Tra l'altro abbiamo parlato anche con una ragazza che aveva la tenda sul tetto, una macchina simile alla nostra, che ci ha confermato in realtà che lei la tenda l'ha usata pochissime volte, quindi per la maggior parte del tempo ha dormito all'interno della macchina proprio per questi motivi. Passano le ore oggi ragazzi, ancora non ci ha chiamato più nessuno, non abbiamo altri appuntamenti, ma per fortuna la ragazza di ieri si è fatta sentire e ha confermato che in effetti domani mattina abbiamo l'incontro con il suo meccanico alle 8 in punto, quindi noi saremo pronti ore 6 svegli a far colazione. Ah sì, ore 6. Alle 8, 2 ore qua dietro. Ore 6 la colazione, 6 e mezza ci ripigliamo, alle 7 siamo quasi pronti, macchina, e ci facciamo trovare mezz'ora prima e dobbiamo... Poca ansia, insomma. No. Giusto un filo. No, beh, il fatto che ci sia di mezzo un meccanico, vabbè, poi ne parleremo. E quindi dobbiamo andare a Fremantle domani mattina. Quindi bene, ottimo, bene, dai. Questa di Cottesloe è la prima spiaggia in assoluto che abbiamo visto qui in Australia. Quando siamo arrivati qui ormai 3 mesi fa, in mezzo poi ci sono state tantissime cose, tantissime spiagge incredibili, deserti, foreste. È stato un viaggio dove la natura sicuramente è stata la protagonista, e quindi stasera siamo venuti qui un po' a salutare anche questo bellissimo giorno, questo tramonto che ci sta salutando qui alle mie spalle, dietro il mare che scompare là all'orizzonte. Con quell'ansietta che però... Allora, Paolo c'ha l'ansietta. Con quell'ansietta che ti fa bene, insomma, quelle citazioni. Ma per la vendita è l'ansietta o per il nuovo capitolo? Più per la vendita, devo dire la verità. Poi ci pensiamo. Prima pensiamo a quello, che una volta chiuso quello siamo più sereni, siamo più rilassati, e poi possiamo goderci di più tutto quello che viene dopo, perché finora siamo un po' così, diciamo. Per fortuna questa ragazza ha confermato l'appuntamento domani mattina, se no ragazzi era un disastro. Praticamente oggi manca solo il controllo del meccanico, se passa quello passa tutto. Speriamo bene. Per la prima volta in questi mesi siamo venuti in una parte della spiaggia di Cottesloe famosissima, dove in realtà non ci siamo mai fermati. Vergogna, ma veramente, perché è molto bella questa parte, e tra l'altro è la più famosa di tutta la spiaggia, ed è famosa sia per questo edificio che abbiamo filmato e visto più volte, abbiamo fatto anche una dronata, sì, perché è molto scenico vedere questo edificio un po' in questo stile architettonico proprio qui sulla spiaggia. Solo oggi abbiamo scoperto cos'è, è l'Indiana Tea House, che è un ristorante oggi, un edificio costruito negli anni 80, ma il vero protagonista non è lui, è quello che c'è di fronte, questa rete, una rete per gli squali che ha una storia travagliata, perché è qui dal 1925, ma ogni tanto passano. Passa. No, perché sono tante le storie di incidenti che ci sono stati proprio qua davanti a noi, e oltre, cioè, questa barriera, si vedono lì tutte le boe che circondano tutta questa parte di mare qua davanti, e insomma gli squali qua passano a un certo punto tranquillamente, succede spesso che passino, però insomma non si può mai stare tranquilli, non c'è niente da fare. Notizie della scorsa settimana proprio, che uno squalo è rimasto incastrato nella barriera antisqualo, e quindi hanno chiuso tutte le spiagge, tutto di nuovo, risistema tutta la sirene e l'elicottero, insomma è ripartito tutto quanto. Ma c'è un'altra cosa però che è un po' un simbolo anche di Cottesloe, e è quel pilone là in fondo, si vede da qua in controluce, sembra piccolino, in realtà è bello alto, infatti la gente si tuffa proprio dalla base del pilone. Quel pilone lì è lì proprio dal 1925, quando per la prima volta hanno messo la rete antisqualo.
e all'inizio erano 3 piloni, 2 sono stati abbattuti durante una tempesta, lui invece è sopravvissuto e quindi se ne sono presi cura. Anche quando è caduta la punta, è caduta nell'acqua per 3 metri di profondità, sono andati a recuperarla i bagnini, l'hanno tirata fuori, 800 kg di peso, l'hanno tirato fuori, rimesso in piedi e quindi adesso ogni anno simbolo. È un simbolo, perché ogni anno viene dipinto di un colore diverso, che è il colore delle diverse scuole di surf che ci sono nella zona. Oggi è il giorno, andiamo a vendere la macchina, speriamo. Sono le 6:30, come vedete sono da sola in macchina perché Paolo si è già alzato, credo sia andato a caricare il telefono qua fuori, che è tutto scarico oggi, e c'è un po' quell'ansietta di cui parlavamo ieri, no? Quella del riusciremo a venderla, il meccanico cosa dirà? Comunque abbiamo dormito benissimo perché questo posto è sempre eccezionale, si sentono anche gli uccellini fuori che cantano. Eccoli, e c'è già la gente che ha portato a spasso i cani. A quest'ora del mattino, prestissimo, arrivano tutti. Ancora un po' spatusciati, stiamo aspettando la ragazza e il suo meccanico di fiducia che controllerà appunto l'Oriettina. Siamo al porto di Fremantle che conosciamo bene, da cui partono le barche che vanno a Rottnest Island. Là in fondo, dietro questa fila di macchine a piedi, c'è la nuova proprietaria di Orietta con il meccanico. Allora, Orietta è stata promossa a pieni voti perché non ha niente. È stata approvata. Ottima. È stata approvata. Orietta è ufficialmente andata. Meccanicamente tutto bene, controllata, verificata. Sono andati a fare un giro per 10 minuti, sono tornati, tutto a posto. Tutto a posto, quindi abbiamo fatto il deal, ci ha lasciato un deposito e quindi con il deposito adesso fra qualche giorno la consegniamo e poi ci sarà il pagamento finale, poi firmiamo le carte, tutto quanto. Quindi ufficialmente dobbiamo togliere l'annuncio. Ce l'ho io. Dobbiamo togliere l'annuncio che abbiamo messo su Marketplace. Sì. E basta. È stato velocissimo. È finita! Neanche il tempo di accorgercene, proprio, è andata dritta così. Adesso ancora per qualche giorno sarà la nostra casa. Sì, qui aperta. Wow. Tutto velocissimo è stato. È incredibile questa cosa. C'è chi festeggia col vino, con lo champagne e noi col caffè. Cioè noi, tu, perché neanche il caffè mi bevo. Dal benzinaio. La giornata si è aperta, è uscito anche un bel sole e ha iniziato a fare veramente caldo, quindi adesso troviamo un posto all'ombra dove organizzarci, sia le idee che le cose da fare. E poi ci vuole una doccia, abbiamo bisogno di una doccia urgentissima. L'abbiamo vista crescere questa città. Esatto. Abbiamo visto i lavori a questo ponte, tutte le varie fasi di evoluzione del ponte. Stanno montando dei piloni incredibili, Allora, noi adesso abbiamo qualche giorno per organizzarci, per sistemare le nostre cose e far sparire tutto il resto che non serve, anche se in realtà la ragazza si terrà buona parte di quello che c'è perché si prende la macchina, ma anche con la camperizzazione, perché anche lei ha intenzione di farsi qualche giretto in macchina. Ma io ancora non ci sono, Non ci credi ancora? Ma che roba è? Cioè, mi sembra ieri che eravamo qui a sistemare tutto, vedere tutto, cosa comprare, dove andare, dove prendere le cose, dove sistemare tutto, come fare, tutta l'organizzazione qua dentro. Basta. È quasi finita. Dobbiamo anche pensare alle scorte, cioè finire le scorte, ma mi sa che siamo a buon punto perché non è rimasto moltissimo. C'è tanto sugo. Quanto sugo abbiamo? Gallette, vento, un po' di latte, le cose della colazione, vabbè, è rimasto poco. Devo dire che siamo a buon punto perché già ci eravamo un po' organizzati su questa cosa. E tra l'altro dobbiamo anche recuperare lo zaino, perché il nostro zaino grande è da Silvia e Monica, ce l'avevano tenuto loro in questi mesi. E i sedili anche. Così come i sedili, perché dobbiamo rimontare anche i sedili. È veloce rimontarli, però appunto dobbiamo recuperarli, ma lo faremo proprio l'ultimo giorno perché altrimenti non sappiamo dove dormire noi nel frattempo. Dobbiamo buttare anche un po' di cose. Sì, qualcosina buttiamo perché è arrivato a fine vita. Non
non dobbiamo neanche rivendere niente perché non c'è bisogno. Ma una domanda, ma il secchio? Il secchio è importantissimo, lo dirò alla ragazza, non perderti questo secchio importantissimo, è double phase. È double phase. Double use, mai usato, cioè zero, use mai zero, usato, cioè guarda, mai usato e si è pure rotto. Si è pure rotto. Ma si è rotto il giorno 1, Angela. Sì, e non l'avevo mai usato, cioè questo secchio è proprio stato l'acquisto peggiore della macchina. Però in casi estremissimi avresti potuto usarlo, era comunque, cioè, un'opzione, tu dici. Il bagno last limit. Mi piace che parliamo. Come si dice? Com'è? Last limit. Chi? Buongiorno. Dicevamo? Che stiamo parlando in mezzo al bucato, tra l'altro, in questo momento. Siamo venuti in una delle spiagge di Fremantle, in questo bel edificio ci sono le docce e qui dentro, proprio qui, c'è anche Paolo che si sta facendo una doccia. Io invece vado un attimo a farmi un giro sulla spiaggia per guardare un po' il mare in queste ultime giornate. Che vento che c'è qui in Australia. Mi sono dimenticata il mio cappellino e c'è un bel sole adesso, ma per fortuna hanno messo almeno la passerella per camminare, almeno non ci si scotta i piedi e si può raggiungere l'acqua da qui. Siamo tornati nel nostro parcheggio, ragazzi, siamo incredibilmente soli, io e Angela in tutto il parco adesso, poi adesso sta arrivando questa brezza dal mare. Si sta un po' rinfrescando. Allora, buio pesto, anche sono le 7:30, ma hanno spento tutte le luci del campo, non c'è più nessuna luce, le case più vicine sono comunque in fondo alla strada, quindi non fanno luce, non ci sono luci. Ed è una delle ultime notti su Orietta. Sì, le ultime notti, ragazzi. Adesso iniziamo a fare il conto alla rovescia di quello che manca, i giorni che mancano, sia a salutare Orietta che a salutare proprio l'Australia. Però domani abbiamo una giornata importantissima davanti. Un grande giorno, sarà molto interessante, ne parleremo nel prossimo video. Ragazzi, allora noi vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, basta. È caduto tutto. Che quanto tutto il sugo. Dio. Un danno, tutta poco, adesso ripariamo tutto. Dicevamo. Iscrivetevi al canale, è super importante, basta un piccolo clic e vi siete iscritti al canale, non vi perdete le prossime avventure e vi salutiamo, ragazzi, abbraccione di gruppo con il buio pesto. Prossimo, ragazzi! Ciao!